La prima volta che andai a Ponza ero un bambino. Erano i primi anni '80. Mi innamorai di quel mare, che avevo visto solo in alcune isole della Grecia. Da allora ci sono tornato con ogni mezzo possibile. Da ragazzino anche con un piccolo gommone di 4 metri e un motore da 25 cavalli, che forse non avevo neppure l'età per poterlo portare. E poi con la mia barca per tanto tempo, addormentandomi con i gabbiani e svegliandomi cullato dal mare, ma raramente entrando in porto. Adesso, dopo aver tanto girato per il mondo, ho deciso di tornare, dopo anni in cui sono mancato, e ho deciso di raccontarla attraverso la voce di chi è la memoria e il futuro di questo luogo incantato. Partiamo per le isole pontine da San Felice Circeo a bordo di un gommone. Le isole di Ponza e Palmarola sono gemme incontaminate nel Mar Tirreno a pochi chilometri da Roma. Si trovano a poche miglia dalla costa laziale al largo di Capo Circeo. Salpiamo per esplorare queste meraviglie naturali a pochi chilometri da Roma. I Caraibi a 2 passi da Roma. Documentario a puntate prodotto dal Registro Europeo dei Web Reporter e Creator. In queste immagini vi guideremo attraverso acque cristalline e calette segrete. Ma hai legato sotto la scaletta? Ok, perfetto, grazie. Ascoltando le storie di chi è cresciuto su quest'isola incantata. Siamo a Ponza, località Le Forna. Arriviamo nella splendida e appartata località di Le Cercando di Forna. fare la spesa. Siamo arrivati in gommone. I motori ce l'abbiamo. E adesso cerchiamo un posto dove rifocillarci, visto che abbiamo trovato il posto dove dormire, molto bello. Qui inizia la nostra avventura ricca di emozioni e sorprese che vi lasceranno senza fiato. Che hai preso? Tutto il necessario per realizzare il mio panino. Avevo la porchetta. Ah, proprio porchetta? La famosa porchetta di Ponza? Porchetta di Ponza, ecco. E poi ho preso la foglia di rughetta, 5 panini o 6, salame piccante. Ora però ci tocca fare la scarpinata per andare a finire dove? Guarda un po' se vediamo casa. Dietro c'è Palmarola, questo è A Palmarola. breve distanza in barca da Ponza si trova Palmarola. È considerata una delle più belle isole del mondo, con spiagge nascoste e calette appartate. Palmarola incarna la bellezza selvaggia e tranquilla, ideale per chi cerca un rifugio di serenità e bellezza naturale. La Ponza Calabeola, dove andiamo adesso a piedi perché la nostra casa si raggiunge solo Io a piedi. a piedi attraverso un lungo percorso. Ora vi faccio vedere. Noi Non- già abbiamo fatto strada perché eravamo Vedi? Qual è? Quella tenda lì di sopra. Eccola qui, sì. C'è la palma e questa è casa nostra. Allora, il signore che abbiamo incontrato prima ha detto che dobbiamo prendere le scalette. Praticamente siamo alle piscine. Ah, là sotto, eh? Questo gommone. Eccolo. Eccolo lì, esatto, qui, ecco. Sì, più o meno. Bellissimo. Abbiamo anche il nostro gommone. Ma adesso, Come ce la facciamo? piscine naturali, questa è la strada La vita io. che è abbastanza ripida. In discesa è più difficile, però è meno faticoso. Qua ci sono anche dei bellissimi fichi. No, se li sono mangiati tutti quelli mangiati. In mezzo alle stradine, alle scale. C'è una grotta là sotto e ci vivono perché c'è il bunker. Eh sì, perché fanno tutto. Ponza sono tutte grotte. Guardate che quei colori che c'hanno, cioè, ci sono qua. Questa è Bougainville. Che meraviglia. La nostra discesa. Io stavo per cadere perché, come vedete, i gradini sono tutti irregolari, cioè non ce ne sono due uguali. Risaliamo un attimo che No. devo vedere se sono sul banco. Sono
più o meno lo stesso numero del tempio buddista in Thailandia, però la differenza è che qui sono tutti diversi, cioè non ce ne sono due uguali, incredibile. Sono tutti completamente diversi, quindi se uno non guarda dove passa, muore. Ti spacchi i denti. Arrivati, Stiamo anche andando più giù. stiamo andando più giù, c'è l'acqua e siamo arrivati. Guarda qua, ecco la casa con la campanella, a Cigas. Ed ecco la nostra casa. I nostri ospiti Silveria e Salvatore Buonasera. ci attendono sulla terrazza dell'abitazione in cui saremo per questi giorni. Ci siamo persi il sentiero che ci suggerivate, chiaramente via strada. Guarda dei bei pomodori. Quanto? Non faccio i pomodori. A Ponza si coltivano uva, olivi e fichi d'India su terrazze di roccia e in piccoli orti privati. Le vigne producono vini bianchi pregiati, mentre gli orti offrono pomodori, zucchine e altre verdure mediterranee, mantenendo viva una tradizione agricola secolare. The next day, il giorno dopo. Queste sono le cosiddette piscine naturali di Ponza. Le piscine naturali di Ponza, situate nella località di Leforna, sono una delle meraviglie dell'isola. Queste vasche di acqua cristallina, formate da antiche colate laviche e scavate dall'erosione marina, offrono un'oasi di tranquillità. Sono il luogo ideale per un bagno rilassante in un contesto naturale unico. Si mangiano panini, miele e caffè. Quella è la barca che fa da spola e ci porterà al comune. Il nostro comune, eccolo. Andiamo a vedere, qua siamo qua, guarda. Eccoci qua, siamo qua. Le piscine. Ciao Antonella. Ciao, Che fate voi qua allora? leggo imbarcazioni, sia barche che gommoni, con patente e senza patente, attrezzature balneari, lettini e ombrelloni, punto ristoro al bar sopra, Ce le avete tutte. abbiamo tutto. Sono dei posti più incantati di Ponza, dove si può arrivare anche via terra. È uno dei pochissimi posti dove si può arrivare via terra. Normalmente è tutto tranne le barche, proprio per questo si affittano le barche e poi si andrà domani a Palmarola, un'altra isola meravigliosa. Falco, che non vuole essere ripreso, Questa è una risposta che abbiamo tutti perché io per allora, siamo sempre in gommone e stiamo per partire. Grazie. Libera. Per adesso lasciamo le piscine naturali Calafeola e ci dirigiamo verso l'arco naturale che è vicino al porto di Ponza, però è uno dei posti più belli. Ecco casa. Ed eccoci a Cala Luna. Non si può sbarcare né tantomeno si può arrivare da terra perché c'è un tunnel romano che però è stato chiuso perché è franato. Cala Luna a Ponza è una gemma nascosta dove il mare turchese incontra la sabbia dorata. Qui le scogliere imponenti abbracciano una spiaggia incantevole, accessibile solo via mare. È un luogo dove la natura mostra tutta la sua bellezza selvaggia, un rifugio perfetto per chi cerca pace e meraviglia. È bella. Sembra una... Ovviamente questo è un posto dove la notte si fermano diverse barche. Beh, è evidente che bravi, cioè non capisco come alla gente possa venire in mente di fermarsi a riva da sempre. Da ragazzo ci dormivo in Perché spiaggia. non sei una persona assennata.
Infatti sentivamo sempre sassi che cadevano. La spiaggia ha visto tragici crolli che hanno causato gravissimi incidenti, tra cui la morte di una studentessa nel 2001 e di un operaio nel 1997. Per l'alto rischio, l'area è ora interdetta al pubblico. Sul costume, da sopra, ed è crollato c'è stato un crollo e sono caduti. Guardate che acqua. Cala Luna a Ponza è un angolo di paradiso caratterizzato da spettacolari pareti rocciose che si tuffano nel mare. Le rocce, scolpite dal vento e dall'acqua nel corso dei secoli, creano suggestive formazioni naturali dai colori caldi, con tonalità che vanno dal bianco al dorato. Il mare, di un azzurro cristallino, contrasta magnificamente con le scogliere, offrendo acque trasparenti dove si possono scorgere fondali sabbiosi e formazioni rocciose sommerse, perfette per il nuoto e lo snorkeling. Cala Luna è un'oasi di pace e bellezza naturale. Allora, io ho gentilmente richiesto al mio capitano questa posizione strategica. Boa per materassino, questo scorcio, ecco, vediamo se riusciamo. Che spettacolo. Allora, Igor ha dato la precedenza a loro. Ed eccoci qua. A Ponza. Pronta a Cala Luna. Ci riposiamo. Dopo una breve pausa, riprendiamo la navigazione in direzione del faro di Punta della Guardia, costruito nel 1886. Questo luogo suggestivo, ma difficile da raggiungere a piedi, offre panorami spettacolari. Superato il faro, proseguiamo verso il porto dell'isola di Ponza, pronti a scoprire nuove meraviglie. Durante la navigazione, un improvviso rumore assordante e si ferma il motore, che non si riaccende. Nemmeno il motore di emergenza si avvia. In preda al panico, tentiamo di chiedere aiuto via radio e facciamo segnali alle barche in lontananza. Questo è. I potenti mezzi di Ciccio Nero. Oh, scusa. Volevamo sapere il gommone quanto l'avevi pagato. Allora, abbiamo sistemato il problema del carrello per rimbarcare il gommone. E adesso vediamo se riesco a convincerti a goderci qualche altro giorno di mare facendocela prendere benissimo e facendoci un piacere. Secondo me non ne vale la pena spenderci proprio. Ma secondo te che è successo? Secondo me gli hanno fatto una manutenzione, gli hanno cambiato i zinchi, che la corrente galvanica gli ha mangiato la camera, insomma per usura, per vecchiaia, si è consumato e passa l'acqua. Sì. Io non lo so. Poi devi aprire tutto. Io non so se ne vale la pena, trovo un meccanico che si sta a perdere tempo, ormai come sta le situazioni oggi in Italia. Se trovare un meccanico è come trovare, essere uno capace, perché lo devi aprire sano. Dimmi un po' che dobbiamo fare da Ciccio Nero. Dobbiamo andare da Ciccio Nero, il quale deve tirare fuori il carrello venerdì mattina che arriva da Formia. Sì? Caricarci sopra il gommone e reinserirlo nella nave che riparte dopo un'ora per riportarla a Formia, dove Carlo, il nostro amico, ce lo prende e lo porterà dal meccanico. Ciao, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie, venite a Ponza. La prossima signora. Ciao. Come sono stati quelli della nave? Disponibili? La nave è disponibilissima, anzi fin troppo, quasi non me lo aspettavo.
marinaio della nave mi ha dato pure una pacca sulla spalla e dice non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Che fantastica cosa, bene. Bellissimo. Il porto di Ponza è un vivace centro di attività, con barche e yacht che arrivano e partono continuamente. Le acque limpide e le insenature appartate invitano i visitatori a esplorare le meraviglie sottomarine con snorkeling o immersioni.